lezione di italiano. In questa lezione vedremo i numeri, l'orario e un po' di matematica. Cominciamo! Cominciamo dai numeri cardinali. In italiano i numeri sono piuttosto semplici. Dovete però imparare a memoria i numeri dall'1 fino al 20. Ora, se volete, ripetete dopo di me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Altri numeri che è bene memorizzare sono le decine. Vediamo quindi quali sono. Abbiamo già visto insieme il numero 20 e andiamo avanti con 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Bene, ora che conoscete questi numeri, questi sono i numeri base che dovete memorizzare, è facile andare a contare tutti gli altri che non abbiamo visto finora. Come si fa? Aggiungendo semplicemente 1, 2, 3 e così via alla decina, come nei seguenti casi. 21, quindi dovremo addizionare, sommare l'1 al 20. Così per i numeri successivi. 22, formato da 20 più 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ora, come potete notare, abbiamo due numeri che prevedono l'eliminazione dell'ultima lettera del 20. Questi due numeri sono il 21 e il 28. Questo schema ricorre anche per tutte le altre decine, quindi se prendiamo per esempio il numero 31 e 38, anche qui non diremo 31, 38 e così via per 40, per 50 e tutti gli altri numeri successivi. È chiaro? Proviamo ora a contare insieme dal 40 al 50 e vediamo insieme come si fa. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ora, anche in questo caso vediamo che c'è l'eliminazione dell'ultima lettera di 40 per i numeri 41 e 42.
principio questo meccanismo si applica poi a tutti gli altri numeri successivi. Vediamo ora insieme altri numeri. 100, 1000, 10.000, 1.000.000. E vediamo una alla volta come costruire, come contare queste cifre. Allora, se prendiamo il primo numero, 100, se invece del numero 1 avrò il 2 oppure anche un altro numero, leggerò questo numero come 200. Nel caso in cui ho il numero 3, dirò 300. Quindi il 100 resta sempre invariato, aggiungerò o sostituirò il numero che mi serve, che devo dire, che devo contare. Vediamo ora 1000. Ecco, 1000 resta 1000 solo quando ho il numero 1 seguito da 3 zeri. In tutti gli altri casi, se aggiungo 2, 3, anzi se sostituisco il numero 1 con il 2, 3, 4 e così via, dovrò dire 1000, come in questi casi, 2000 o 3000, 4000 e così via. Nel caso in cui ho 10.000, sostituirò il 10 con la decina, quindi in questo caso 20.000, 30.000, 40.000 e così via. Ora facciamo un esercizio e proviamo a leggere insieme qualche numero. 56. Quest'altro invece 33. Questo invece 18. Vediamo ancora altri numeri. 94. 71. 60, 88. Bene, questi numeri composti da 2 cifre sono piuttosto semplici da leggere. Vediamo quelli composti da più di 2 cifre. Se volessi leggere questo numero, provate un po'. 452. Quindi ricordate che quando voglio leggere un numero composto da più di 2 cifre, comincio sempre dalla parte più grande, ok? E poi proseguo leggendo i numeri che stanno più a destra. Facciamo un altro esempio. 1338. Anche in questo caso parto da sinistra, quindi dalle migliaia, poi proseguo con le centinaia e le decine. Tutto chiaro? Ora provate voi. Vi dirò di nuovo alcuni numeri, provate a leggerli e poi vi dirò la soluzione. 3200. Bravissimi. Questo invece? 10.120. Quest'altro invece è 731. $1999. 556. Facile.
facile, è vero? Dovete solo fare un po' di pratica, ma alla fine sarà tutto semplicissimo. Ora che avete imparato i numeri cardinali, i numeri ordinali saranno facilissimi. Ora, è bene che memorizziate i numeri dall'1 fino al 10. E vediamo quali sono. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo. Bene, vediamo ora come utilizzare i numeri ordinali all'interno delle frasi. Io sono il primo della lista. Tu sei il secondo classificato. Lei sarà la 12ª a cantare. È il nostro 23esimo concerto. Hanno festeggiato il loro 38esimo anniversario. Ora prestate attenzione perché i numeri ordinali possono cambiare la finale, diventando per esempio primo, prima, prime o primi, a seconda del soggetto. Facciamo insieme ora un esercizio e provate a contare, quindi a dirmi il nome dei seguenti numeri ordinali. Cos'è questo? 21esimo. Quest'altro invece? 16esimo. 23esimo, 32esimo, quest'altro, 40esimo, l'ultimo invece è quarto. Bravissimi, spero che sia tutto chiaro e proseguiamo con la nostra lezione.